Filippo Galli is one of Milan's greatest. Together with legendary figures like Paolo Maldini, Franco Baresi and Mauro Tassotti, he was part of the Rossoneri backline from 1983 to 1996, collecting 5 Scudettos and 3 Champions Leagues along the way. And of course, taking part in 17 Milan derbies. Io ho cominciato a vivere i derby nei primi anni 80, nel mio primo campionato è stato l'83-84, erano derby in cui comunque si soffriva perché l'Inter era leggermente più forte di noi, e poi sono arrivati invece i derby in cui si è cominciato a vincere con l'arrivo della presidenza Berlusconi, ma direi che il derby di quegli anni che io ricordo con maggior piacere è stato senz'altro quello in cui fece gol Mark Hateley sovrastando Collovati. Credo che sia un'immagine iconica per noi milanisti. After retiring in 2004, Galli worked at Milan's academy, both as coach and director for over a decade. Today, he is a football pundit. Perché a noi piace giocare all'attacco. Io vorrei giocare in difesa. Sì, questo è vero in effetti. Now he puts his expertise to use to guide us through more recent chapters in derby history, starting from 2022. Brahim Diaz sets himself, and in it goes from Olivier Giroud! È chiaro che quando ripensi a quei momenti, ripensi al gol di Giroud nei derby, sono ricordi piacevoli, sono momenti che poi hanno portato all'apoteosi, e quindi il fatto che poi siano nati proprio da quella partita ne sottolinea ancora di più l'importanza e il valore. That crowning moment was the Rossoneri's last gasp derby triumph in their Scudetto season. Revenge for the Nerazzurri was waiting in the wings. Di Marco with the outswinger, Pavard's flick on and Acerbi scores! The former Milan player gives Inter the lead! Ricordando quel derby che si è perso e che ha consegnato la seconda stella all'Inter, è indubbio che ne abbiamo sofferto molto, è inutile nasconderlo, no? È un senso di frustrazione che si prova. Thuram holding it up, Mkhitaryan running beyond him. Thuram, he can hit them from there! A score in September! And once again he makes his mark tonight! Inter are champions! Inter win the derby! Inter win the Scudetto! Number 20 is no longer a dream, it's a reality now! That frustration had been growing for some time. Inter's title-clinching win was the 6th consecutive defeat for the Rossoneri in the Derby della Madonnina. If he can find space for a cross, he can. This is Di Marco, and turned in by Mkhitaryan. 6 consecutive losses in the Derby della Madonnina cost Stefano Pioli his job. The humiliating streak of setbacks was halted last season. Paolo Fonseca collected arguably his most important win in his brief stint in the Milan dugout. Pulisic, he's got there, and he scored! Rangers with the ball in, Gambia! This time it's a Milan Academy graduate. Then, when Sergio Conceição took over in late December, the 2 Milanese giants faced off again, this time in Riyadh for the Super Cup. Teo Hernandez scores the free kick! L'anno scorso le vittorie nei derby sono stati 2 momenti particolari, no? Pulisic, he's got there and he scored! Soprattutto la seconda, il fatto che ci abbia consegnato la Supercoppa, è quando una partita come il derby la vince e viene sublimata dal fatto di vincere un trofeo. Through it goes for Rafa Leao! And there's Abraham to win the Super Cup! The mother of all turnarounds in Riyadh for Milan! Although Sergio Conceição's tenure was also short-lived, he claimed Inter's scalp not once but twice. Rangers
is! After the Supercoppa final came a Coppa Italia semi-final, but celebrations went no further than San Siro, the showpiece final in Rome, Conceição's last stand. Defeat saw him replaced by Massimiliano Allegri. In his first spell at Milan, Allegri claimed a famous 3-0 Derby victory, which propelled the Rossoneri towards the Scudetto, the Tuscan coach's first. Bastoni's won it, Lautaro Martinez! 14 years later, Inter lead the table 11 games into the season. Milan trail by just 2 points. So much is at stake in this Sunday's Derby della Madonnina. Un derby al vertice come si prepara? Si prepara, credo, innanzitutto entrambe le squadre dei nazionali che sono via e quindi è difficile davvero fare una preparazione mirata con i giocatori che poi andranno in campo. Però questa partita porta delle motivazioni incredibili e quindi è chiaro che anche i due allenatori prepareranno al meglio la partita. Tutti e due hanno qualcosa da perdere perché insomma l'Inter è in testa, il Milan sta rincorrendo, tra l'altro dopo essere stata davanti anche se per poche ore se vogliamo in campionato, però si gioca molto perché non può permettersi secondo me di perdere perché andrebbe a 5 punti, i cugini darebbero un segnale forte al campionato rispetto alla loro forza e allo stesso tempo l'Inter non si può permettere di lasciare i punti sul campo, quindi sarà una sfida secondo me di alta tensione e spero che sia anche una sfida spettacolare soprattutto per i tifosi che accorreranno ovviamente a riempire lo stadio.